Tutto questo viene monitorato e controllato e gestito da un sistema di supervisione, diciamo, elettronica, la famosa domotica industriale. Praticamente viene tutte queste, le sonde, le aperture delle valvole vengono controllate a secondo un programma che noi abbiamo fornito al programma. Nello stesso tempo viene contabilizzata per ripartire poi i costi ai diversi servizi, i costi per l'acqua non potabile, i costi per l'acqua calda e i costi per l'acqua fredda potabile. Tutti questi servizi vengono contabilizzati e vengono recepiti in un master. Praticamente c'è un sistema, un server, dove tutti questi dati affluiscono e uno può vedere nel tempo quanto è consumato, quali sono le medie, quali sono le temperature e soprattutto qual è il consumo, per cui poi viene ripartito in maniera qui generale, poi su ogni singolo appartamento c'è il suo contabilizzatore e viene in maniera particolare o riservata al singolo appartamento. Possiamo poi sapere qual è l'andamento e graficizzare l'andamento del consumo dell'acqua calda per, diciamo, per una gestione, però praticamente non nel valutare istante per istante la distribuzione dell'acqua. La distribuzione dell'acqua viene tenuta con 2 o 3 bollitori a temperatura più alta e l'altri inferiore. Quando praticamente l'acqua calda, in termini così banali, comincia a scendere nei bollitori principali, noi mandiamo e aumentiamo l'acqua nei bollitori che sono di scorta, però non teniamo tutta l'acqua a 60-70 gradi e poi non viene utilizzata, ovviamente c'è un consumo energetico, si disperde. Allora noi cerchiamo di avere un gradiente termico distribuito nei vari bollitori e questo lo facciamo attraverso un sistema, diciamo, di controllo building automation, praticamente un sistema intelligente per controllo che apre e chiude i vari bollitori a secondo. Questo è un pannello di controllo locale, ma tutti questi dati vengono trasmessi via web a un computer a distanza, diciamo remoto.